Ciao a tutte, ben ritornate e ben ritrovate ai miei video tutorial. Oggi vi voglio mostrare la parte superiore, quindi facciamo un lavoro sulla parte superiore del corpo, facciamo dei cerchi di petto e degli slittamenti. Allora, incominciamo. Tanto subito allunghiamo un pochino, ok? Poi questo lo fate anche da sole, senza che ve lo dica io ormai, se avete guardato anche il primo video tutorial, vi accompagno diciamo un po' nel riscaldamento e nello stretching, quindi questo vi può aiutare un pochino ad allungare, perché il nostro busto si muove anche con l'aiuto degli obliqui, quindi nel senso che ci allunghiamo facendo questo movimento, appoggiamo pure le mani sui fianchi, così almeno siete più comode, slittamento verso destra, slittamento a sinistra, quindi 1, 2, 1, 2. Vedete? Qui si allungano gli obliqui. Questo movimento. Cerchiamo di slittare, ok? Facciamolo bello controllato. Facciamo questo slittamento cercando di non muovere le spalle il meno possibile, ok? Non mi dovete fare questo quando slittate lateralmente, perché magari pensate che il movimento si veda di più, allora esagerate in questo modo, non va bene, perché le spalle devono stare ferme o comunque diritte il più possibile. Visto? Slittamento, destra, sinistra, perfetto. A questo punto facciamo anche alto e basso, quindi su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Questo movimento lo possiamo ottenere con l'aiuto di una spinta, una piccola spinta data dietro dalle nostre scapole. Quindi da qua, ok, voi dovete chiudere così le scapoline, cercando di avvicinarle, ok? Faccio vedere qua. Se voi le avvicinate un po' tra loro, ottenete questo effetto del petto che si spinge in avanti. Ancora. 1, 2, 1, 2, sale e va avanti, si sale un po' e si scende, su, giù. Le scapoline ci aiutano a dare un po' di definizione al movimento, quando andiamo poi a utilizzarlo nella nostra danza, ci aiutano a controllarlo. Ok, quindi proviamo a unire i 4 movimenti: destra, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù. Ancora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, proviamo dall'altro lato, appoggiate pure le mani sui fianchi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora 1, 2, 3, 4. Ci vuole un po' di pratica, quindi dovete partire, ripeto, dallo slittamento laterale, che è più semplice. Cominciate da qui e poi fate alto e basso, spingendovi con le scapoline, 1, 2, 1, 2. Quando chiudete verso il basso, state attenti a non fare la chiusura del corpo, quindi deve essere un blocco, ma non, ok? Non è troppo, non bisogna scendere, non bisogna pensare ad andare a fare su, giù, perché altrimenti si chiude gli addominali e chiudete la schiena e il movimento è proprio brutto,
ok? Quindi dovrete tenere gli addominali forti, la parte alta, contratti. Quando scendo, contraggo, duro, duro. Questa contrazione nella discesa vi fa ottenere il blocco, io lo chiamo blocco, ossia quando salgo, scendo, poi non sprofondo, ok? Perfetto. Quindi cercate di tenere un allenamento prima appunto laterale, poi alto-basso, aiutandovi con le scapoline. Io spero che abbiate capito cosa intendo. Io dico sempre, mettete una noce qui dietro e fate lo schiaccianoci, schiacciati, schiacciati. Fa un po' male all'inizio perché comunque si muovono e i muscoli fanno un pochino male se non siete abituati a lavorare, quindi tutto è regolare. Poi se avete altri tipi di dolori, ok, magari me lo scrivete anche sotto e io vi posso aiutare a capire dove sbagliate e dove non sbagliate. Detto questo, io vi aspetto al prossimo tutorial, così vi faccio vedere i cerchi di petto. Allenatevi intanto con gli slittamenti e con gli alti e bassi. Ciao, al prossimo tutorial!